Ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi parliamo in modo molto pratico dei concimi da somministrare alle nostre piante. Abbiamo qui un concime organico, è un letame pellettato, un concime organo minerale e un concime prettamente minerale. Focalizziamoci su questo organo minerale che vedete ha un cartellino molto chiaro, molto ben specificato. Vediamo che possiamo notare prima di acquistarlo la quantità di azoto che è un 11%, poi ci sono le varie distinzioni tra azoto organico, ammoniacale e ureico. Avrà un contenuto di fosforo in forma di anidride fosforica del 5% e poi avrà un contenuto di potassio dell'8% come ossido di potassio. Vediamo qui anche che è indicata la percentuale di carbonio organico che è un 10%, è molto buono. Qui vediamo indicati i microelementi, vediamo il ferro, il rame, il boro, il manganese e lo zinco. Quindi questo è un ottimo concime che si trova in forma di granuli, quindi anche lui pellettato. Come concime prettamente minerale abbiamo preso un 20-20-20, cioè 20 di azoto, 20 di fosforo, 20 di potassio, anche lui che contiene dei microelementi. Questo è in forma polverulenta. Pro e contro di tutti i tre tipi di concimi. Allora, il concime prettamente organico, parliamo di letame, oppure di pollina, oppure di humus di lombrico, oppure di compost domestico. Dopo faremo una specifica su questo prodotto. Ha il vantaggio di essere naturale e quindi di essere molto ben tollerato dalle piante. È ideale per essere inserito nel terriccio nel momento in cui vado a realizzare i terricci per le mie piante. Contiene un po' pochi elementi nutritivi, per dire l'azoto sarà intorno al 3-4%, quindi magari nel corso dell'anno conviene alternare e mettere qualche volta l'organico e qualche volta invece il concime minerale con un po' più di titoli alti. Il compost realizzato in forma domestica io lo consiglio molto, con i residui vegetali della frutta e delle verdure. Se uno possiede un pezzo di giardino può realizzare il compost domestico posizionandolo direttamente sul terreno in modo che i lombrichi possano entrare e realizzare proprio un buon humus di lombrico. Messo sopra le piante, soprattutto se ci troviamo all'interno, ha il difetto che puzza, che emana dei cattivi odori, quindi vi sconsiglio di utilizzarlo se avete le piante solamente all'interno. All'esterno sono concimi ideali. Il concime organominerale, anche lui purtroppo ha una componente maleodorante e quindi anche lui conviene non usarlo per le piante all'interno. Se vogliamo fertilizzare nella stagione in cui abbiamo le piante in casa, conviene orientarci sui concimi di tipo minerale che non emettono nessun odore. Allora, per la somministrazione dei concimi, se tutti conosciamo il detto latino melius abundare quam deficere, conviene ragionare al contrario, meglio essere parchi e somministrarne poco piuttosto che arrivare a degli eccessi. Gli eccessi sono assolutamente dannosi e possono portare alla morte delle piante, soprattutto quando parliamo di concimi chimici, che possono raggiungere concentrazioni elevate all'interno del terriccio e quindi determinare la sofferenza o la morte delle piante. Per somministrare i concimi chimici bisogna attenersi alle indicazioni dei costruttori, dei produttori dei concimi, e addirittura io consiglio sempre di realizzare concentrazioni leggermente inferiori a quelle consigliate. Tenete conto che al massimo la soluzione nutrizionale da dare alle piante dovrebbe avere una concentrazione di 2 grammi di concime per litro di soluzione. Allora io mi sono procurato un contenitore graduato, ho fatto io le graduazioni di 1 litro, 2 litri e 3 litri. Qui io ho già inserito, come vedete, 2 litri di acqua pura, vado a prendere il mio fertilizzante in polvere con un cucchiaino da caffè, all'incirca questa quantità saranno 2 grammi,
la metto dentro nel contenitore e quindi vado a fare una concentrazione di 1 grammo per litro. 2 grammi su 2 litri abbiamo 1 grammo per litro. Chiudiamo bene, diamo una energetica scossa. Dopo aver bagnato bene il terriccio delle piante, attenzione, il fertilizzante va sempre somministrato sul terriccio bagnato, mai sul terriccio completamente asciutto. Procediamo con la somministrazione di un po' di concime. Vedete che penetra abbastanza bene. E lo stesso, adesso io non sto a farlo su tutta la superficie del terriccio perché non mi vedreste, ma è interessante ovviamente fertilizzare tutto il vaso. Se avanzo del concime e l'ho realizzato in un contenitore come questo, posso benissimo recuperarlo perché non ha sostanze organiche, non va incontro a fermentazioni e quindi si conserva bene. Diversamente, se leggete a volte nelle istruzioni di procedere direttamente nell'innaffiatoio, è un po' un problema perché intanto non si riesce a mescolare bene, a fare una miscela omogenea, e seconda cosa, quando avanza evapora e quindi non si conserva bene come in questo caso. Ecco, i concimi in polvere minerali sono molto igroscopici. Cosa significa? Che assorbono molto l'umidità, quindi io preferisco conservarli in barattoli ben chiusi in modo che si conservino fluidi al loro interno e non diventino dei blocchi che poi diventano inutilizzabili. Direi che per oggi abbiamo visto tutto, se non, ecco, è logico che il concime di tipo organico, nel momento in cui volessi distribuirlo, vado a dare solo poca quantità distribuita sul terreno e possibilmente vada anche interrato. Per oggi è tutto, vi ringrazio e vi saluto alla prossima.